Salute a tutti! Il 6 giugno 1992, prima di dare la cartuccia Pacciani al perito May, Giancarlo May, che avrebbe sezionato il bossolo per poter stabilire l'altezza dello strato spugnoso di rame e così via, l'abbiamo visto nel precedente video, la cartuccia venne consegnata a due periti balistici di grande esperienza, il generale Ignazio Spampinato dell'esercito e il tecnico Pietro Benedetti. Era un tecnico del Banco Nazionale di Prova delle Armi da Fuoco di Gardone Valtrompia. Assieme alla cartuccia Pacciani, ai due vennero consegnati tutti i bossoli e tutti i proiettili sparati nei 16 delitti del mostro. E insieme a questi venne anche consegnata la cartuccia non sparata trovata nell'ospedale di Ponte Anniccheri il giorno dopo la scoperta dei cadaveri dei due francesi. Questa cartuccia con quella Pacciani non c'entra niente, però è importante che su di essa fossero stati effettuati degli esami, questo poi lo vedremo magari in un prossimo video. Prima di procedere con gli argomenti di questo video voglio dire una cosa un po' strana, è questa. Innanzitutto io non avevo la perizia di questi due tecnici, Spampinato e Benedetti, me l'ha procurata ultimamente Francesco Cappelletti, che naturalmente ringrazio per la miliardesima volta. Avendo in mano questa perizia, ho potuto andare a guardare le informazioni sui bossoli e sui proiettili anche di Vicchio e di Scopeti, che non erano presenti nelle perizie che avevo io fino a questo momento, che erano le perizie fino a Giogoli, di Arcese e Iadevito. E qui ho scoperto una cosa stranissima. Allora, abbiamo visto che a Vicchio era stata trovata anche una palla ramata. Questo si deduce da questo rapporto della polizia scientifica in cui appunto si dice che vennero trovati dei proiettili tra cui uno a palla ramata, cosa che non si era mai saputa, cioè nei libri e anche nei processi si era sempre detto che l'unica pallottola ramata dei delitti degli anni '80 era quella di Giogoli e invece qui si dice che ce n'era una anche a Vicchio. E io ho presupposto che fosse vero perché questo è un documento ufficiale. E allora se si va a vedere la descrizione dei proiettili di Vicchio, questa cartuccia a palla ramata non si trova. In questo documento si parlava di un proiettile ramato ovalizzato. Allora, i periti per Giogoli dicono dei reperti che sono stati loro consegnati. Di questi 7 reperti, cioè i proiettili e i frammenti di proiettili, 6 sono in piombo nudo e 1 a pallottola ramata, a Giogoli. Ma a Vicchio cosa dicono? In 5 tubetti sono custodite 2 pallottole di piombo nudo e 4 frammenti di varia grandezza, molto ossidati. E non si parla assolutamente di palla ramata. E questo è un mistero che continua a perdurare e ho l'impressione che ci sarà sempre. Questa cartuccia del tipo con palla ramata fu sparata a Vicchio oppure no? Lasciamo perdere questo argomento così collaterale e andiamo a parlare invece della cartuccia Pacciani. Allora, in questa perizia che venne affidata ai due periti, venne richiesto dalla procura un esame anche della lettera H, stampigliata sul fondo del bossolo. Allora, il quesito era questo. I periti espletino i seguenti accertamenti, procedono a comparazione fra la lettera H punzonata sul fondello dei bossoli repertati in occasione dei vari omicidi cui si è fatto prima cenno, individuandone identità o omologie anche con riferimento alle dismorfie che tali lettere H presentano. Chi vuol sapere di che cosa stiamo parlando conviene che vada a guardare i 2 video che io ho realizzato tempo fa che si chiamano Cartuccia cammina con me e da cosa nasce cosa. Alcune novità sulle cartucce. Ecco, qui c'è un bossolo di Borgo San Lorenzo dove si vede questa famosa H. Così in breve, cos'è questa H? Questa H veniva stampigliata sul fondo dei bossoli fino al 1980 dalla Winchester attraverso questo meccanismo. Prima veniva realizzata una matrice da parte di un artigiano che la faceva a mano,
Questa matrice riportava una H scavata, incusa. Questa matrice serviva poi per realizzare tramite fusione tutta una serie di punzoni, qualche centinaio di punzoni, che riportavano questa H a rilievo. Questi punzoni poi venivano messi 20 a 20 in una macchina punzonatrice e i bossoli nuovi passavano sotto e venivano stampigliati e l'H sul bossolo veniva impressa scavata. Questi punzoni via via, picchia oggi, picchia domani, nonostante che fossero di acciaio speciale e il bossolo di ottone, però si consumavano pian piano e dopo qualche centinaio di migliaia di batti e ribatti venivano sostituiti. Venivano sostituiti con altri prodotti sempre per fusione attraverso la stessa matrice. Ora, siccome ogni matrice era un esemplare unico perché veniva prodotta a mano dall'artigiano, ecco, si poteva trovare l'insieme dei bossoli che avevano preso origine da questa matrice andando a guardare le caratteristiche della loro H. E i periti trovarono che queste caratteristiche dell'H della cartuccia Pacciani erano molto simili alle stesse caratteristiche dell'H dei bossoli del mostro, tanto che si poteva dire che tutti questi bossoli, compreso quello della cartuccia Pacciani e compreso quello dell'ospedale di Ponte Ammicceri, fossero stati prodotti a partire dalla stessa matrice. Una matrice che, ricordo, aveva funzionato più o meno nel periodo 66-68, poi era stata dismessa, era stata sostituita e di lì in avanti le H avevano caratteristiche leggermente diverse. Ma vediamo le caratteristiche dell'H che i due tecnici trovarono per stabilire questo nesso tra i bossoli del mostro e la cartuccia Pacciani. Il primo, osservando il tratto orizzontale superiore destro, diventerebbe inferiore se si gira di 180 gradi la cartuccia, diciamo il bossolo, diciamo che superiore destro della gamba verticale destra della H, questa si presenta nella sua metà destra di uno spessore inferiore a quello degli altri tre tratti orizzontali presenti alle restanti estremità verticali delle gambe della H. Ecco, è più facile vederlo che capire quello che ho letto. Questo qua. Vediamo il secondo elemento. Il tratto centrale orizzontale che congiunge le due gambe laterali è inclinato dall'alto a sinistra al basso a destra. Come si vede, quel tratto orizzontale è leggermente inclinato. Terzo elemento, i settori che separano i tratti orizzontali superiore e inferiore della lettera H hanno il profilo coincidente. Questi tre elementi fecero pensare ai periti che l'H della cartuccia Pacciani e le H dei bossoli del mostro fossero derivate dalla stessa matrice, però c'erano anche delle differenze. Le differenze erano queste. All'interno della lettera H della cartuccia Pacciani sono presenti numerose microstrie che risultano essere assenti in alcuni dei bossoli repertati e presenti in altri, sebbene in questi ultimi il numero delle microstrie sia decisamente inferiore. E vabbè, non si capisce bene cosa siano queste microstrie. La larghezza delle gambe verticali della H punzonata sulla cartuccia Pacciani è considerevolmente superiore a quella di alcuni bossoli repertati sulle scene dei delitti. La profondità e la definizione dei lati della lettera H di alcuni bossoli repertati sono maggiori rispetto a quelli della lettera H presenti sulla cartuccia di Pacciani. Io penso che, da quello che ho capito, a parte le microstrie, quello non ho ben capito, ma gli altri due casi, io penso che queste differenze fossero dovute alla stanchezza, alla maggiore stanchezza del punzone che impresse l'H sulla cartuccia Pacciani rispetto a quelle del mostro. Cioè, come ho detto, questi punzoni si consumavano, dopo qualche centinaio di migliaia di picchia e ripicchia venivano sostituiti e naturalmente la prima H che un punzone nuovo aveva stampato era più profonda di quella dell'ultima che aveva stampato, perché nel frattempo si era consumato. Io credo che queste differenze di questa H sulla cartuccia Pacciani fossero dovute a un punzone che rispetto a quelli che avevano impresso le H del mostro fosse più stanco. Naturalmente la cosa che avrebbe dovuto essere trovata era se la cartuccia Pacciani fosse stata estratta dalla stessa scatola delle cartucce del mostro. Questo sarebbe stato un elemento assolutamente importante ai fini della prova.
ma abbiamo visto nei due video che questa possibilità non c'era, cioè non è possibile stabilire se due cartucce provengono dalla stessa scatola, non è proprio possibile. Per cui questa possibilità era da escludere. Comunque, nonostante che fosse mancata questa possibilità, il fatto che le H fossero derivate dalla stessa matrice fece scrivere nella sentenza di primo grado a ogni bene, fece scrivere questo. Osserva la Corte come, fermo restando il valore relativamente identificativo per le ragioni e nei limiti già visti della lettera H impressa sul fondello dei bossoli, sta di fatto che non solo non esistono incompatibilità tra il reperto Pacciani e quelli degli omicidi, ma al contrario, esso si pone con gli stessi in un rapporto di compatibilità e di probabile connessione, sia temporale che di fabbricazione. E qui insomma si può essere poco d'accordo perché, ripeto, con la stessa matrice venivano prodotti centinaia di punzoni e ogni punzone produceva qualche centinaio di migliaia di H sui bossoli, per cui con quella matrice lì c'erano milioni e milioni di bossoli in giro e il fatto che la cartuccia Pacciani fosse dello stesso tipo di quelle del mostro vuol dire poco. Diciamo così, apriamo una piccola parentesi, se qualcuno voleva scegliere una cartuccia da poter far passare per una cartuccia di quelle del mostro, non avrebbe scelto un H differente, insomma sarebbe stato così cretino, no? Ma vediamo cosa scrisse il giudice Ferri invece nella sentenza di secondo grado. V'è da rilevare che i periti, evidenziate in 3 punti le caratteristiche coincidenti e in 3 punti le differenze, hanno valorizzato soltanto le prime e ignorato le seconde, così giungendo a stabilire che si tratta di lettere H marcate con punzoni ottenuti dalla medesima matrice. Ugualmente ha fatto il primo giudice. Io qui però devo dissentire dal giudice Ferri perché, ripeto, secondo me le differenze sono dovute non al cambio di matrice ma alla stanchezza del punzone. Però è il parere di uno che non sa nulla. Eppure, già il gabinetto di polizia scientifica, in sede di primo esame, aveva rimarcato che la lettera stampigliata sul fondello della cartuccia sequestrata presentava alla base interna dell'asse sinistro una piccola amputazione causata molto verosimilmente dall'usura dello stampo, e qui torniamo alla mia ipotesi, e che tale particolarità non trovava esatta corrispondenza nell'analoga anomalia presente nella stessa sede del fondello dei bossoli esaminati nella perizia di Adevito, tant'è che ipotizzava uno stato d'usura del punzone progredito dallo stampo della prima H allo stampo delle seconde H. E qui si torna, cioè la cartuccia, la matrice era quella, ma il punzone era molto più stanco. I periti sono parsi ignorare tale rilievo e nel contempo non hanno tratto alcuna conseguenza dalle differenze che essi stessi avevano rilevato, così come hanno ignorato il possibile significato differenziante della depressione circolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo presente sul fondello della cartuccia, pur avendo rilevato l'impronta e pur avendo ipotizzato che essa stesse ad indicare una peculiarità di fabbricazione della cartuccia. E questo è un altro argomento che è, diciamo così, collaterale all'H, cioè sul fondello del bossolo i periti avevano rilevato un semicerchio, lo vediamo qui, è quello, semicirconferenza, quella semicirconferenza, che attribuirono a una particolarità di fabbricazione. Così la descrissero: una depressione semicircolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo prodotta con buone probabilità nella fase di fabbricazione della stessa cartuccia. E questo arco di cerchio nelle cartucce del mostro non c'era. Questo dice Ferri, questo bisognerebbe capire, questo arco di cerchio, da cosa potrebbe essere stato determinato. Va bene, comunque abbandoniamo l'argomento della H, che ancora è fuori da quello dell'esame delle impronte sulla cartuccia, che cercarono di così determinare se quella cartuccia era stata incamerata nella pistola del mostro. Allora, io l'ho già detto, ma lo ridico, questo tentativo era un tentativo destinato al fallimento, perché le uniche impronte che potevano determinare se quella cartuccia era entrata nella pistola del mostro erano quelle di sparo. Erano le 3 impronte primarie, quella del percussore,
quella dell'estrattore e quella dell'espulsore. In questa figura teniamo presente che il percussore è centrale perché questa è una cartuccia che ha l'innesco, cioè ha quel bottoncino che contiene la polvere da sparo che serve soltanto per incendiare quella che sta dietro, quella del bossolo. Invece i bossoli delle 22 non hanno quel bottoncino, c'è una percussione anulare che innesca direttamente la polvere, teniamolo presente. Comunque qui si vedono l'estrattore che lascia il suo segno lì sul collarino, il percussore che lascia il segno, in questo caso al centro, ma nel caso delle cartucce del mostro più laterale, e l'espulsore, anche lui lascia il segno. Ecco, vediamo qui in quest'altra immagine le varie fasi. Ecco, c'è la fase di estrazione dal caricatore e inserimento in canna, l'ingresso in canna, lo sparo e l'estrazione ed espulsione. Ecco, come si vede, e qui tenetelo presente che poi dopo lo discutiamo, l'estrattore e estrattore, segnato in rosso, come si vede anche in fase di incameramento, fa un certo lavoro perché striscia sul collarino del bossolo. Cioè l'estrattore dovrebbe entrare in gioco nel momento in cui il bossolo, dopo che c'è stato lo sparo, viene sfilato dal carrello otturatore che va indietro, che ha quest'unghietta, lo sfila e poi l'espulsore, quando il carrello ritorna indietro, lo butta fuori. Dovrebbe entrare in gioco dopo lo sparo, l'estrattore, e invece poi lo vedremo. Allora, cosa c'è da dire sulla cartuccia Pacciani? Queste 3 impronte non c'erano. Non c'erano perché non era stata sparata, era una cartuccia nuova, insomma, cioè nuova, un po' vissuta, ma non era stata sparata. Per cui sicuramente non c'era l'impronta del percussore, sicuramente non c'era l'impronta dell'espulsore, sull'impronta dell'estrattore poi vedremo. Comunque, cosa fecero i periti? Cioè non è che si scoraggiarono perché mancavano queste impronte, andarono a cercare le altre impronte, che ce n'erano altre su questa cartuccia, perché insomma la cartuccia aveva viaggiato nei meccanismi della pistola all'interno e la pistola, i cui meccanismi sono di acciaio, aveva lasciato delle impronte, delle tracce, delle rigature, graffietti e compagnia bella sulla cartuccia che aveva transitato al suo interno. Partiamo dall'impronta di spallamento. L'impronta di spallamento fu la prima impronta che venne rilevata fin dal momento in cui la scientifica prese in mano il bossolo proprio i primi giorni. Notò, l'abbiamo visto, l'ho detto in un video precedente, notò subito questa impronta di spallamento. Un'impronta di spallamento che era composta di graffiti, di microstrie, le famose microstrie. Vediamo di cosa stiamo parlando attraverso questa immagine di un proiettile, vediamo il bossolo, ecco lì l'impronta di spallamento, le microstrie, si trovano alla superficie periferica del collarino. Ecco, qui ho indicato, nella parte alta, qui vediamo nell'immagine tratta da un filmato che ho presentato già nei video precedenti, il momento in cui il carrello otturatore spinge la cartuccia che è appena salita dal caricatore, la spinge verso la camera di sparo e spingendola striscia su quella porzione di collarino producendo queste striature. Allora, con la faccia del carrello otturatore al momento della produzione ha delle imperfezioni dovute alla fusione, cioè la fusione non è perfetta. Quelle imperfezioni vengono tolte a mano da un operaio, almeno all'epoca, che passa la lima. Però poi non è che questa lima genera una superficie liscissima, cioè comunque delle piccole imperfezioni rimangono, sono quelle imperfezioni che provocano queste striature sul collarino del bossolo. E ogni otturatore, ogni faccia di otturatore ha il suo profilo, che naturalmente a occhio nudo non può essere distinto, però con un microscopio si può andare a vedere le piccole imperfezioni che naturalmente poi si ripercuotono sulle microstrie. Allora, queste microstrie, così uno potrebbe dire, sì, ogni otturatore ha le sue microstrie e si possono utilizzare per decidere se 2 bossoli sono stati strisciati dallo stesso otturatore, sono entrati praticamente nella stessa pistola, però non è così facile. Ci sono tanti elementi che rendono queste microstrie, questa impronta di spallamento poco affidabile. Innanzitutto la cartuccia, quando viene sfiorata dall'otturatore che la spinge, gira, ruota.
ruota di qualche grado, non è che ruota come una forsennata, però insomma questa impronta che apparentemente, visto che abbiamo un cerchio contro una superficie piana, potrebbe essere limitata a un pezzettino piccolissimo, invece è più grande perché il bossolo ruota e queste striature si producono su una superficie più ampia. Questa superficie, attenzione, si produce anche in un incameramento manuale, cioè non è soltanto quando la cartuccia viene infilata in canna dal carrello otturatore che torna indietro da solo dopo lo sparo, i gas di scarico caricano la molla, il carrello va indietro, torna indietro e carica la cartuccia, ma anche quando la cartuccia viene caricata manualmente, cioè uno tira indietro il carrello, la cartuccia sale dal caricatore, lo lascia e la cartuccia viene incamerata. Ecco, in quella fase c'è comunque questo strisciamento e c'è comunque questa impronta di spallamento. Però qual è il problema? Che le forze che agiscono al momento dello sparo sono differenti da quelle che agiscono al momento dell'incameramento manuale, per cui già lì c'è una differenza. Poi possono essere degli elementi casuali, cioè non è che tutte le cartucce salgono allo stesso modo e hanno lo stesso andamento, la stessa rotazione, per cui le impronte di spallamento prodotte da una stessa pistola sono differenti tra di loro. E poi c'è un fatto che queste impronte di spallamento la maggior parte delle volte non ci sono, cioè la maggior parte delle volte questo strisciamento non c'è, si vede che è talmente veloce il salire del bossolo e tutto l'effetto del gas di scarico, insomma, che non c'è uno strisciamento vero e proprio. E a quel punto l'impronta di spallamento non c'è. E in effetti sulle cartucce e sui bossoli del mostro, che erano 51, qui dice 51, io non li ho contati, andando a guardare le mie dinamiche, mi fido del dato, che erano 51, su questi 51 questa impronta di spallamento c'era soltanto su 13, cioè un quarto. 40, 3 per 4, 12, un quarto. Per cui in sostanza questo confronto tra l'impronta di spallamento della cartuccia Pacciani che c'era e le 13 delle cartucce del mostro era un confronto improbo. Tanto più, non mi pare di averlo detto, il percussore va a produrre un'impronta proprio nella zona dove possono esserci queste striature e quando va su quella zona deforma le striature. Vediamo cosa scrissero i periti. Questa serie di confronti ha consentito di rilevare, nella maggior parte dei casi, una buona identità nell'andamento e nella posizione reciproca delle microstrie più profonde. Tuttavia, le singole comparazioni non si sono potute effettuare fra superfici omogenee, sulle quali cioè si potessero confrontare microstrie presenti su settori della medesima ampiezza. Inoltre, in prossimità dei lati destro o sinistro dell'impronta del percussore di alcuni bossoli repertati sono state rilevate microstrie che presentano lievi discontinuazioni rispetto a quelli presenti sulla cartuccia Pacciani. Queste anomalie dovrebbero comunque con buona probabilità essere state determinate dalle deformazioni provocate sul fondello dei bossoli dall'urto del percussore. Riteniamo di poter affermare che gli elementi acquisiti non siano del tutto sufficienti ai fini di formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza della cartuccia Pacciani dalla stessa arma degli 8 duplici omicidi. Tuttavia, la buona coincidenza riscontrata nei singoli fasci di microstrie non ci consente di escludere questa possibilità. La sentenza di primo grado cercò di valorizzare oltremodo questa finestra che i periti lasciarono aperta, cioè i periti dissero che non si poteva escludere la possibilità che quelle microstrie fossero state prodotte dalla stessa pistola del mostro. E su questo la sentenza di primo grado la valorizzò oltremodo. Ma cosa scrisse Ferri nella sentenza di secondo grado? Orbene, v'è innanzitutto da rilevare che i periti parlano di microstrie o fasci di microstrie, ma non quantificano mai le microstrie o i fasci di microstrie o il numero di microstrie presenti all'interno di ciascun fascio e soprattutto non indicano mai il limite oltre il quale deve ritenersi l'identità e sotto il quale non può ritenersi l'identità.
Ciò evidentemente non per loro ignoranza, ma perché mancano loro i parametri di riferimento allo stadio attuale delle acquisizioni scientifiche in materia balistica. Cioè, dice Ferri, queste microstrie non esistono elementi, parametri per stabilire quando possono considerarsi così una prova del fatto che due bossoli siano stati nella stessa pistola e quando no. Non esistono questi parametri in letteratura. Per cui i periti non potettero dare un giudizio, diciamo così, esaustivo. Se poi si passa al diretto riscontro visivo delle microstrie di comparazione, si riscontrano i fenomeni descritti dai periti, ma non si evidenzia la presenza di fasce di microstrie, tra loro adiacenti, coincidenti per andamento e posizione reciproca. Ciò che emerge visivamente è la coincidenza di singole microstrie, intervallate da palesi discontinuità e difformità. Anche il reperto 3 Baldi-Cambi, nel quale, secondo i periti, la quasi totalità delle microstrie presenti sulla superficie comparata hanno andamento e posizione reciproca coincidenti, presenta al controllo visivo singole strie coincidenti, intervallate da discontinuità e difformità. E qui arriva la dottrina del giudice che non è qui come noi che stiamo tentando di fare una ricostruzione storica, ma deve decidere se mandare all'ergastolo una persona oppure no. E lui dice Ferri, l'enunciazione del principio secondo il quale l'accertamento sulle tracce può essere solo qualitativo e va rimesso al colpo d'occhio del perito, cioè non esistono parametri, non è che il perito dice al giudice è 5 grammi e quello 5 grammi è, no, il perito dà un giudizio così suo, dice il giudice, costituisce mera prospettazione di un modo di procedere che può avere qualche valenza a fini investigativi, ma non è affatto sotto il profilo scientifico e sotto il profilo giuridico processuale. Cioè, se questo colpo d'occhio del perito potrebbe aiutare in fase di indagine a indirizzare da una parte piuttosto che da un'altra, ma in fase di decisione processuale non può valere, perché non è sicuro. Dice questo il giudice. Se non v'è possibilità di controllo da parte del giudice, la valutazione finisce per essere affidata interamente all'interprete tecnico e viene a mancare l'essenza stessa della giurisdizione. Le stesse garanzie difensive per l'imputato vengono a essere vanificate. Insomma, se il giudice non può verificare quello che dice il perito, quello che dice il perito non ha valore. Questo dice Ferri. Comunque su queste microstrie che sono un'impronta di pochissimo valore e che vennero usate nel caso dell'omicidio di John Kennedy, dice il giudice, non risultava nel mondo un solo caso di identificazione tramite l'impronta di spallamento, con riferimento a una pistola e con riferimento a un'arma non repertata. E nel caso dell'omicidio Kennedy, l'impronta di spallamento era accompagnata dall'impronta dell'estrattore e si riferiva ad un fucile repertato. Cioè, in quel caso, nel caso dell'omicidio Kennedy, questa impronta di spallamento aiutò, ma prima di tutto c'era l'arma, con la quale potevano essere fatte altre prove, cosa che nel caso del mostro non c'era l'arma con la quale potevano essere prodotti altri bossoli. Nel caso dell'omicidio Kennedy era un fucile tra l'altro italiano. E poi c'era anche l'impronta dell'estrattore che aiutò a determinare questa questione. Abbandoniamo l'impronta di spallamento, andiamo a un'altra impronta, perché insomma con quello che avevano a disposizione i periti cercarono di cavarsela e andarono a cercare un'altra impronta. Ecco, un'impronta che era dovuta allo scorrimento della cartuccia al momento del caricamento dentro il caricatore, cioè il caricatore, chi carica il caricatore spinge la cartuccia dentro e nello spingere ci sono delle labbra che fanno forza, fanno resistenza, ci sono delle molle, la cartuccia entra, poi le labbra ritornano a chiudersi un pochino impedendo alla cartuccia di uscire. Ecco, in questo movimento di ingresso le labbra del caricatore, che sono d'acciaio, al solito, lasciano dei segni sull'ottone del bossolo. Ecco, vediamo qui, in questo caso le labbra sono laterali, ma nel caso del caricatore della beretta 70 c'era un labbro anche sulla parte posteriore, in corrispondenza del fondo del bossolo. E questo labbro, secondo i periti, avrebbe lasciato un'impronta.
Io non ho la foto della cartuccia Pacciani, vediamo in questo disegno, è che quella che è chiamata corda, è un'impronta rettilinea. Qui la vediamo, questa impronta, su un bossolo. Sui bossoli del mostro venne trovata soltanto in 2 casi, di 51, solo in 2 casi, in un bossolo di Baccaiano e in un bossolo di Giogoli. Questo è il bossolo di Giogoli, eccola qui. Qui c'è questa bella impronta rettilinea su un bossolo di quelli di Giogoli. Scrissero i periti, riferendosi all'impronta trovata su un bossolo di Baccaiano: questo solco si può produrre nella manovra manuale di inserimento della cartuccia nel caricatore per effetto dello strisciamento del fondello contro una delle labbra del caricatore. All'interno di questo solco si nota una microstria. La larghezza e la posizione relativa della microstria al suo interno corrispondono per alcuni tratti su entrambi i reperti comparati. Cioè, bossolo di Baccaiano, bossolo Pacciani avevano questo solco rettilineo al cui interno c'era questa microstria che coincideva per alcuni tratti. Per Giogoli, vediamo cosa scrissero per Giogoli. Anche su questo reperto è presente il solco già descritto al precedente punto 02, il precedente, al cui interno è presente una microstria. La larghezza e la posizione della microstria coincidono per alcuni tratti su entrambi i reperti comparati. E qui si dice ancora per alcuni tratti, cioè diciamo che sì, queste comparazioni sono sempre comparazioni ai limiti, insomma, no? Per alcuni tratti, con buona approssimazione. Vabbè. Adesso andiamo su un'altra impronta di importanza molto maggiore, non tanto per le comparazioni che fecero i periti, ma per quello che poi si sarebbe discusso in seguito, che è l'impronta dell'estrattore. Quella che nella perizia Minervini viene sospettata di essere stata fatta a mano, che poi i periti del RIS hanno giudicato invece che non è sicuro, non si può dire se è stata fatta a mano. Quello che si può dire è che questa impronta, che venne trovata nella stessa posizione dell'impronta di estrazione che lasciava la beretta del mostro, era larga al doppio, per cui non poteva essere un'impronta di estrazione lasciata dalla beretta del mostro. Rivediamo di cosa stiamo parlando. Vediamo cosa scrissero i periti a fronte di questa impronta. Sul terzo settore si notano 2 deformazioni. E qui vediamo. 2 deformazioni. La prima si trova a 2,25 mm dalla bocca del bossolo. La seconda è impressa alla base del corpo cilindrico del bossolo, in prossimità della faccia interna del collarino. Quest'ultima non può essere attribuita all'estrattore dell'arma perché è molto più larga di quello che quest'organo ha prodotto sui bossoli repertati. Cioè sembra di capire che i periti partono dal presupposto che questa cartuccia sia entrata in una beretta 70, della serie 70, e siccome l'impronta di estrazione, diciamo, dove sarebbe dovuta essere l'impronta di estrazione, ce n'era una larga al doppio, loro dicono che quella non era un'impronta di estrazione. Però potrebbe anche essere che era l'impronta di estrazione di un'altra pistola, oppure fatta a mano, come diceva Minervini. Allora, in sentenza di primo grado, come si cercò di bypassare questo problema? Dicendo che l'impronta di estrazione non si produce normalmente quando la cartuccia viene scarrellata manualmente, perché le forze in gioco sono diverse rispetto a quelle di quando il bossolo viene sfilato al lato dello sparo. Insomma, ci fu questo espediente, no? Che essendo stata scarrellata manualmente quell'impronta non ci doveva essere. Però la difesa Pacciani su questo argomento battagliò, e soprattutto battagliò ponendo la questione che aveva trovato il suo consulente balistico Marco Morin. Marco Morin aveva esaminato la cartuccia Pacciani e era giunto a delle conclusioni. Ecco, io vorrei che si desse un'occhiata ancora a questa figura che abbiamo già visto, dove c'è l'estrazione, l'ingresso in canna, lo sparo e poi l'espulsione. Ecco, durante l'incameramento della cartuccia,
prima dello sparo, si vede che l'estrattore viaggia attorno al collarino, perché deve saltare il collarino, come si vede, e agganciarlo per poi, quando ci sarà lo sparo, tirar via. Ecco, in questa operazione lascia delle tracce. Sentiamo cosa si legge nelle motivazioni per l'appello della difesa Pacciani, motivazioni che mi sono state passate dall'avvocato Vera Adriani, che ringrazio, sono state passate qualche tempo fa. La Corte non solo ha ritenuto di ignorare il grave vizio logico in cui sono incorsi i periti, ma si è altresì avventurata in un campo che neppure la maggior parte degli esperti conosce a fondo. Pochi sanno infatti che nelle armi semiautomatiche a chiusura labile, le armi a chiusura labile, se uno va su Wikipedia trova cosa sono, cioè la Beretta 70 era di questo tipo, a chiusura labile calibro 22, quali sono le pistole Beretta modello 70, l'impronta dell'estrattore sulla porzione cilindrica del bossolo a qualche decimo di millimetro dal collarino si forma al momento in cui la cartuccia viene introdotta nella canna, non quando viene estratta, ma quando viene introdotta. Anzi, per essere più precisi, nella Beretta 70 si forma quando la cartuccia in fase di incameramento, liberata dalle porzioni posteriori delle labbra del serbatoio, scatta verso l'alto per l'azione della molla elevatrice. Al momento dello sparo il bossolo non viene sfilato dall'estrattore come comunemente si può credere. Cioè dopo lo sparo, quando l'estrattore dovrebbe sfilare il bossolo, dice la difesa Pacciani, non è vero, nel caso della Beretta 70 non è l'estrattore che sfila il bossolo. Viene invece proiettato all'indietro dalla pressione sviluppatasi con la deflagrazione della carica di lancio, pressione che appunto attraverso il fondello del bossolo agisce contro la superficie di otturazione. In queste armi l'estrattore serve solo per liberare la canna dalla cartuccia in caso di mancato funzionamento della stessa o nel caso in cui si desideri scaricare l'arma. Esistono infatti pistole del tutto prive di estrattore e qui il documento elenca una serie di pistole che sono proprio prive di estrattore, anche Beretta. Per cui sembrerebbe che questa impronta dell'estrattore non fosse dovuta all'estrazione del bossolo dopo lo sparo, ma proprio all'incameramento della cartuccia, per cui anche la cartuccia Pacciani, che non era stata sparata, era però stata incamerata, per cui avrebbe dovuto avere questa impronta. Dice questo il documento della difesa Pacciani. Dunque, quell'impronta era un'impronta dell'estrattore, ma essendo grande il doppio di quella di una Beretta 70, voleva dire che quella cartuccia non era entrata in una Beretta della serie 70. La Palissiano. Adesso passiamo a un altro problema, all'inceppamento. In che modo quella cartuccia poteva essersi inceppata? È chiaro, no? Se quella cartuccia, non essendo stata sparata e essendo così piena di segni, vuol dire che era entrata in una pistola e poi era stata tirata via. Molto probabilmente per un inceppamento. Come avviene l'inceppamento? Allora, io spero che esperti come il Vlad Sparastorie e così via non siano troppo severi se io dico qualche castronata, può darsi che la dica perché non è certamente la mia materia. Cerco di spiegare quello che ho capito io. Io penso che un inceppamento avviene perché normalmente uno spara e si aspetta che la cartuccia si accenda, la polvere si accenda, il proiettile esca, ma in alcuni casi può non succedere, per cui la cartuccia rimane lì. Diciamo, è una cartuccia che fa cilecca. Può far cilecca perché la polvere non si incendia, il percussore batte ma la polvere non si incendia. Normalmente sulle cartucce in commercio non succede mai. Può succedere sulle cartucce che uno si prepara da solo, ci sono i tiratori che si mettono lì, non so se lo fanno per risparmiare oppure perché gli piace, e preparano le loro cartucce da soli. In questi casi magari ci può essere la polvere un pochino bagnata, umida, e magari la cartuccia può non esplodere. Però questo non era certamente il caso della cartuccia Pacciani, perché il percussore avrebbe premuto e avrebbe lasciato il segno, e quel segno sulla cartuccia Pacciani non c'era. Poteva essere magari che il difetto, invece di essere della cartuccia, era stato della pistola, cioè era stato il percussore a non picchiare sulla cartuccia perché si era rotto per qualche motivo, la molla aveva fatto cilecca.
ci possono essere chissà quali motivi. In quel caso questo poteva essere il caso della cartuccia Pacciani, perché la cartuccia Pacciani non aveva il segno del percussore, però la cartuccia Pacciani aveva anche un disassamento tra il bossolo e il proiettile. Eccolo qui, questo è il disassamento tra il bossolo e il proiettile che mi sembra venne quantificato in 7 gradi. E questo voleva dire che quella cartuccia non era entrata in una canna e poi era stata tolta, perché quel disassamento non sarebbe spiegabile. Come potrebbe essere spiegabile quel disassamento? Potrebbe essere spiegabile in un altro tipo di inceppamento, che quando la cartuccia è salita dal caricatore e il carrello otturatore ha tentato di introdurla in canna, ha trovato la canna già occupata da un'altra cartuccia, o da una cartuccia che non era scoppiata, o da un bossolo che non era stato espulso. Per cui aveva picchiato contro la cartuccia bossolo che c'era già, l'otturatore con la sua molla aveva spinto e aveva provocato questo disassamento tra bossolo e proiettile. Tra l'altro c'era anche un altro elemento, la perdita della crimpatura, cioè il proiettile girava, era possibile girarlo dentro il bossolo perché aveva perso il restringimento che normalmente lo tiene fisso, la cosiddetta crimpatura. E questo è spiegabile appunto con il fatto che c'era stata questa pressione che aveva prodotto il disassamento, ma aveva prodotto anche un allentamento dell'ottone del bossolo attorno al proiettile. Allora, un caso poteva essere quello della camera di sparo già piena di un'altra cartuccia e la cartuccia che arrivava dopo, quella Pacciani, aveva picchiato e si era disassata. Poteva essere anche un altro sistema, un altro modo, che non c'era nessuna cartuccia in canna, però in qualche modo questa cartuccia che era salita male e nell'avviarsi verso la canna, invece di imbroccare il buco, aveva picchiato contro la parete superiore di questo foro e al solito c'era stata la pressione dell'otturatore che aveva deformato, aveva disassato i bossoli e il proiettile. Questo poteva essere il modo in cui si era inceppata quella cartuccia, ma c'era un problema, che se l'inceppamento fosse avvenuto in questo modo, non si sarebbero potute produrre le microstrie. Cioè l'impronta di spallamento in questo caso non sarebbe potuta esserci. Io non so bene perché, però la sentenza lo dice, lo dicono i tecnici, per cui io ci devo credere. Cioè in queste condizioni l'impronta di spallamento non si sarebbe prodotta. E allora? Cioè in una cartuccia Pacciani c'era il disassamento del bossolo rispetto al proiettile dovuto a quel tipo di inceppamento che ho detto, però c'era anche l'impronta di spallamento che sarebbe stata compatibile con un inceppamento del tipo precedente che ho detto prima. Vediamo come si risolse la questione in dibattimento. Anticipo, poi leggiamo. Sostanzialmente la soluzione qual era? È che quella cartuccia fosse stata scarrellata 2 volte, cioè una prima volta fosse entrata in canna e fosse stata scarrellata e entrando in canna quella volta si erano prodotte le microstrie, poi fosse stata rimessa un'altra volta in circolo dentro il caricatore e in quella seconda volta si fosse prodotto l'inceppamento che aveva disassato bossole e proiettili. Allora vediamo qui Bevacqua, il difensore di Pacciani, con Benedetti, uno dei 2 tecnici, in dibattimento. Benedetti, non è da escludere che queste microstrie, cioè Bevacqua gli aveva fatto questo appunto, no? Ma queste microstrie come si erano prodotte? Non è da escludere che queste microstrie siano state prodotte in una fase antecedente. Non è la prima volta che nel corso della mia attività peritale mi capita di vedere delle cartucce sparate in un determinato episodio che hanno 4 o 5 impronte da espulsore, cioè che sono state camerate precedentemente. Quindi sicuramente quelle microstrie non si sarebbero prodotte in questa fase, ma in una cameratura precedente. Ecco le 2 camerature. Bevacqua, quindi noi dovremmo pensare che la cartuccia sia stata incamerata, non è stata esplosa a suo tempo, per qualche motivo si è inceppata, poi è stata rimessa dentro e questa volta nel giardino ha fatto zac. Benedetti, non sappiamo noi dove si è verificato questo inceppamento, possiamo dire che i 2 fenomeni probabilmente si sono verificati in 2 tempi diversi. Se lei prende le cartucce che sono nel caricatore di un'arma in dotazione ai carabinieri, vede quante tracce hanno lasciato, smonta e rimonta. Non è da escludere che una stessa cartuccia possa essere camerata anche 3 o 4 volte, ha capito? In tempi successivi. Bevacqua, lei ha visto degli altri bossoli sparati, cioè i bossoli del mostro?
Se questi bossoli sono stati incamerati più volte, no. Evidentemente i bossoli del mostro non erano stati incamerati più volte. Vuol dire che, se ho capito bene, che il mostro, quando non sparava tutti e 9 colpi che aveva dentro la pistola, li lasciava lì, cioè lasciava il colpo in canna più gli eventuali altri che erano avanzati nel caricatore. Magari metteva la sicura, immagino, metteva tutto nel suo ripostiglio, nel suo cassetto, e poi quando doveva ricaricare la pistola al giro successivo metteva i proiettili che mancavano riempiendo il caricatore. Io penso che le cose, visto che non erano mai state incamerate più di una volta, erano così. Altrimenti è chiaro che la cartuccia che il mostro si trovava in canna quando aveva finito, nel tirarla fuori, questa qui aveva già le microstrie, e nel rimetterla dentro gliene metteva delle altre, e questo non venne trovato. Adesso passiamo all'ultima impronta. Questa volta l'impronta non è sul bossolo, ma è sull'ogiva, sul proiettile. Allora, si legge sulla perizia. Sulla pallottola in piombo della cartuccia si notano 2 depressioni aventi forma di calotte sferiche, delle quali una più profonda dell'altra, in prossimità dell'ogiva. Qui nel disegno ne vediamo una, dove c'è l'incavo. Teniamo presente che qui nel trafiletto che ho letto si parla di 2 depressioni, ma fondamentalmente è solo una, l'altra non viene considerata, sì, evidentemente era piccolissima. Allora, i tecnici, i due periti, le fecero di tutte per riprodurre quell'impronta lì. Metti, leva dentro, le fecero di tutti i colori. L'unico modo in cui ci andarono vicino fu facendo inceppare la cartuccia con un'altra in canna. Per cui, come ho detto prima, la cartuccia picchiò contro il bossolo di quella che era in canna e si produsse una deformazione sull'ogiva, però una deformazione piatta, perché l'ogiva aveva picchiato contro un fondello che era una superficie piatta. Allora, come risolsero il problema i periti? Riteniamo pertanto che con buone probabilità l'impronta rilevata sull'ogiva della pallottola montata sulla cartuccia repertata sia stata causata dall'urto della stessa contro la superficie curva di un corpo duro. È chiaro? Era avvallata, un corpo cilindrico, aveva picchiato contro questo piombo e aveva fatto questa impronta così. Questo potrebbe essersi verificato dopo l'inceppamento dell'arma, quando la cartuccia è caduta al suolo. Cioè la cartuccia sarebbe caduta al suolo e avrebbe picchiato contro qualcosa che avrebbe prodotto questa impronta. In dibattimento la difesa Pacciani prese al balzo, questa è una spiegazione chiaramente ridicola, no? E Benedetti in dibattimento ne dette una, si può dire, ancora più ridicola. Signor avvocato, potrebbero, se in teoria nel cadere nel terriccio ci fosse stato un sassolino, o nell'introdurlo ci fosse stato un sassolino, forse poteva anche far questo. Cioè dice Benedetti, se la cartuccia quando era caduta aveva picchiato su un sassolino, il sassolino, un bel sassolino rotondo, bello tondo, aveva fatto questa impronta bella rotonda sul proiettile di piombo. Sì, però, allora, io sono 70 kg, anzi 69, se io cado a corpo morto mi faccio male. Se cade un bambino che ha appena imparato a camminare non si fa niente, cioè vuol dire che la forza di gravità, quando c'è un urto tra 2 corpi, più che i corpi sono grossi, più che i danni sono grossi. Se si fa cadere un oggettino così, chiunque ce l'abbia può provare, ma non è inutile che provi, si capisce anche così. Si fa cadere questo da qualsiasi altezza, quando cade non si produce nessun danno, nemmeno nel piombo tenero del proiettile. È chiaramente una spiegazione ridicola. Quella cosa lì, io ho l'impressione che in qualche modo ci fosse stato qualche attrezzo con la punta cilindrica che avesse, non so io, se era incagliata la cartuccia, si è tentato di disincagliarla, chissà cosa si è combinato. Allora, tiriamo qualche conclusione, siamo arrivati in fondo più o meno. Insomma, le conclusioni quali possono essere? Che questa cartuccia, a essere considerata una prova contro Pacciani, è veramente un ingannare se stessi, cioè è una cartuccia che era chiaramente una cartuccia artefatta. Cioè, insomma,
Io penso che le cose andarono così, se si vuole fare un'ipotesi, no? Cioè, al solito non c'è una telecamera del tempo, per cui nessuno saprà mai come le cose sono andate, però si può fare così, cioè un'ipotesi. Quel pomeriggio che pioveva e che tutti andarono via dall'orto di Pacciani per andare nella casa delle figlie di Pacciani in Piazza del Popolo, l'orto rimase incustodito e qualcuno c'entrò. Insomma, c'entrò e questo qualcuno cioè, aveva questa cartuccia preparata da tempo, cioè una cartuccia che era lì pronta a entrare in gioco alla bisogna. Dove la metteva questa cartuccia? Io questo l'ho già detto, lo ridico, buttarla lì a terra non era possibile perché l'orto era stato scavato per 1,5 metri, per cui il ritrovamento in quelle condizioni non si sarebbe subito capito che non era genuino, anche nella terra così che era stata estratta, uguale. C'era questo paletto appoggiato a terra dove c'era questo buco riempito fino all'orlo e lui non fece altro che buttare lì la cartuccia, metterci un piede sopra, schiacciarla e la cartuccia andò a filo. Poi ci buttò sopra, come disse Pacciani, secondo me, Pacciani aveva ragione, ci buttò sopra dell'acido muriatico che fece il grumo e fece così come se quella cartuccia fosse stata lì chissà da quanto tempo. Io penso che le cose andarono così, ma chi poteva essere questo qualcuno? Non era necessariamente la polizia. Cioè c'è chi crede a questi complotti, servizi segreti, sette segrete, sette sataniche, poteva essere qualcuno che, non so, un personaggio di questi che poteva aver avuto interesse a incolpare Pacciani e aveva messo lì questa cartuccia. Poteva essere anche questo, potevano essere stati anche gli inquirenti. Cioè, insomma, è inutile nasconderlo. Io penso che dire questo non è che si dice niente di strano, è una possibilità. Lo stesso giudice Ferri nella sua sentenza sospettò questo fatto, insomma, no? Lo sospettò. Allora, per così dare una probabilità a questa gabola fatta direttamente dagli inquirenti, proviamo a pensare alla situazione in cui si trovavano quel giorno lì. Cioè loro erano andati con una macchina da guerra, decine e decine di uomini, apparati, c'era di tutto, andavano lì convinti di trovare la pistola. Io non so perché erano convinti di questo, però erano convinti di trovare questa pistola. E quando non trovarono niente, rimasero con il cerino acceso in mano, cosa potevano fare? Cioè, si deve pensare, se non avessero trovato niente, è lo smacco di fronte all'opinione pubblica, non so, di fronte anche ai loro vertici, insomma sarebbe stata una cosa tremenda. Se si va a vedere questo articolo della Nazione del 29, eppure lo avevamo visto scavare, fra magistrati affiora la delusione, un tentativo che andava fatto comunque. Un articolo di Mario Del Gamba che comincia così: se c'era qualcosa di importante era già venuto fuori, insomma lo scoramento degli inquirenti in questa situazione. Teniamo conto che il 29 è proprio il giorno che poi la sera alle 17:45 venne trovata la cartuccia. Leggiamo quello che scrisse il Corriere sempre quel giorno lì. La mega perquisizione nella casa del sospettato numero 1 dei delitti del mostro di Firenze prosegue da 48 ore in attesa dei risultati che per il momento non arrivano. Il piccolo esercito di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco che occupa dalle 9 di lunedì mattina la casa di Pietro Pacciani a Mercatale, Val di Pesa, ha interrotto il lavoro solo dall'1 di notte alle 6:30 del mattino. Cioè avevano fatto di tutto questi qua, poveracci. Ieri mattina a Palazzo di Giustizia si respirava comunque un po' di delusione. Le ricerche nell'orto dell'agricoltore, setacciato centimetro per centimetro, non avrebbero dato l'esito sperato. Il capo della squadra antimostro, Ruggero Perugini, non si muove da Mercatale. Se c'è qualcosa da trovare, la troverò. E qualcosa trovò. Così scrisse il giudice Ferri nella sua sentenza. In definitiva sussistevano ab inizio e non sono state affatto diradate, alla stregua delle considerazioni del primo giudice su esposte, ampie zone d'ombra già in ordine alle circostanze del rinvenimento della cartuccia, il che si traduce in dubbi sulla genuinità dell'elemento di prova.
Qui si vede che, come avevo preannunciato in precedenza, che lo stesso giudice Ferri mise in dubbio la genuinità della prova della cartuccia e attribuendola in via ipotetica possibilmente anche alla stessa polizia, cioè dette delle ragioni per le quali non ci sarebbe da stupirsi se la polizia avesse fatto un'operazione del genere. Ma il giudice Ferri non fu l'unico a mettere in dubbio la genuinità di questa prova. Ci fu anche un carabiniere, anzi un maresciallo, il maresciallo Arturo Minoliti, che lo dichiarò anche se non in modo ufficiale. Lo dichiarò a Mario Spezzi, che sembra che gli avesse carpito la registrazione addirittura in video di questa dichiarazione. Mario Spezzi questa cassetta poi la voleva far trasmettere a un telegiornale Rai, era già d'accordo, e poi ci fu il telegiornale che si tirò indietro. Spezzi pubblicò un estratto di questa cassetta in un libro, Toscana Nera, nel 98, e appena dopo la pubblicazione la cassetta gli venne sequestrata e il maresciallo Minoliti fu trasferito nel 98 appunto. Poi, sempre lì, sempre in quell'anno, l'avvocato Di Vanni tentò di far acquisire agli atti del processo di secondo grado ai compagni di merende questa cassetta, ma non gli riuscì, ci fu un diniego. Successivamente Spezzi pubblicò ancora brani di questa cassetta nel suo famoso libro Colline di sangue, ma leggiamo la parte che venne pubblicata in Toscana Nera. Queste sono le dichiarazioni di Minoliti. Io mi sono incazzato per quanto riguarda il rinvenimento del proiettile. Rimproverai il commissario Perugini che metteva noi in difficoltà sulla verità. Eravamo nell'orto di Pacciani, io, il commissario e 2 agenti della squadra. Quei 3 si stavano pulendo le suole sul paletto per le viti steso a terra e scherzavano sul fatto che 2 di loro avevano le scarpe uguali. A un certo punto, vicino alla scarpa di uno, appare il fondello della cartuccia. Perugini dice: il fascio di luce ha fatto brillare la cartuccia. Ma quale fascio di luce? Se ce l'hanno messa? È un'ipotesi, anzi, più che un'ipotesi. Non dico di essere arrivato alla certezza. Ho dovuto considerare questo mio malgrado. È una quasi certezza. Alla luce dei fatti non trovo altre spiegazioni. Poi dico: Perugini fa quella testimonianza sul fascio di luce. Io mi incazzo e dico: commissario, lei mi sputtana. Se io vado in contraddizione con lei, mi fanno un culo così. Cioè, a chi devono credere i giudici? Al sottufficiale o al commissario? A un certo momento io sono costretto ad avvalorare la sua tesi, ma è chiaro che la bugia io non riesco a ricordarmela bene. E come dicevo, quando venne alla luce questa dichiarazione, Minoliti fu trasferito. A questo punto, prima di terminare il video, vorrei leggere alcune dichiarazioni, uno scritto che c'è nel mio blog e nel mio articolo che ho già nominato, nel quale giungevo con un certo anticipo, almeno un anno, a delle considerazioni un po' simili a quelle che sono venute fuori da parte dei Minervini. Insomma, ci giunsi così, l'avete capito, attraverso vie diciamo, di ragionamento. Leggiamo: non potendo disporre di un bossolo esploso dalla introvabile beretta e non potendone costruire uno data l'univocità di ogni percussore, si cercò di procurarsi qualcosa di comunque indiziante. Una semplice cartuccia nuova, seppure del tipo di quelle usate dal mostro, sembrò troppo poco. Quindi se ne manipolò una cercando di imprimerle dei segni che potessero almeno far sorgere dei dubbi. Ecco allora che l'impronta di spallamento, presente soltanto una volta su 4 fra i 51 bossoli del mostro, nel caso della cartuccia Pacciani c'era. E così anche il solco sul fondello con dentro la microstria, che invece era rimasta impressa soltanto 2 volte, e nella cartuccia Pacciani, guarda caso, c'era. Fu soltanto una coincidenza che 2 impronte di solito più mancanti che presenti fossero entrambe presenti? Quelle 2 impronte, per la loro ambigua qualità individualizzante,
potevano costituire l'elemento indiziante cercato, e così probabilmente andò. C'è da dire comunque che non si trattò di un lavoro fatto bene, perché abbiamo visto l'impronta circolare sull'ogiva che non si riuscì a spiegare, e soprattutto l'impronta lenticolare dove ci doveva essere l'impronta dell'estrattore, che probabilmente nelle intenzioni di chi aveva manipolato la cartuccia voleva essere quell'impronta, però peccato che era grande il doppio della stessa impronta di una beretta della serie 70. Comunque, vabbè, ognuno di voi si faccia le proprie considerazioni, le proprie riflessioni. Il video finisce qui. Vi saluto.